Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa quarta parte del tutorial sulla fase acustica. Questo vuole essere più che altro un approfondimento, ok? La fase acustica è una sfida nella riproduzione sonora, sicuramente, è uno degli elementi più cruciali nella riproduzione del suono, soprattutto nei sistemi che utilizzano più vie, più ortoparolanti, quindi più sorgenti. Questo rapporto esplora le basi della fase acustica e il suo ruolo nell'interazione di queste sorgenti sonore, quindi è e resta a tutti gli effetti fondamentale. Come già discusso in precedenza, abbiamo vagliato, esplorato, la variazione di questa fase può dipendere dalla posizione nello spazio, quindi dovuto a una diversa collocazione, sia dal tempo, come nel caso di un ritardo o anticipo introdotto da un filtro analogico per mezzo delle sue componenti reattive, capacitive e induttive. È emerso inoltre che questi sfasamenti sia spaziali che temporali possono essere generalmente compensati attraverso l'offset dei driver entro una certa misura dallo stesso filtro analogico che dall'applicazione di questa funzione di ritardo di tipo elettronico digitale presente nei DSP o filtri analogico digitali, pardon. Qui, come si può anche osservare da queste immagini, qui si è preferito operare attraverso l'offset mettendo a zero questo, vedete? Dicevo, si può anche entro certa misura operare attraverso il crossover la fase. Laddove tutto questo non sia possibile per tanti motivi, non ci resta che operare attraverso il delay, ok? Quindi non importa più se come sono sistemati gli altoparlanti, ok? Si opera attraverso questa funzione di tipo elettronico, ok? Digitale, presente nei DSP. Quindi questo farebbe presupporre che una volta controllata la fase, sia attraverso il delay, sia attraverso l'offset o crossover che dir si voglia, e anche la distanza dei diffusori stessi rispetto, diciamo, all'ascoltatore o diciamo al microfono in caso di misura, perché una diversa distanza comporta, abbiamo visto, una diversa fase, quindi uno sfasamento. E dicevo, una volta controllato tutto questo, farebbe presupporre che tutte le problematiche legate alla fase acustica siano belle che risolte. In gran parte è vero, il grosso è stato fatto sicuramente, ma non del tutto. Perché? Perché tutto ciò che abbiamo esaminato, vagliato, esposto è riferito a sorgenti ideali. I nostri altoparlanti, in quanto prodotti diciamo dall'uomo, dall'industria, non sono perfetti, presentano dei limiti, delle imperfezioni, delle irregolarità e pertanto non possono essere considerati come delle sorgenti ideali. Approfondiamo un pochino meglio. Una sorgente sonora ideale dovrebbe essere, e lo è per definizione, puntiforme e quindi sferica. Cosa si vuole intendere per puntiforme? Si vuole intendere che una sorgente puntiforme abbia un diametro, ok, trascurabile rispetto alla lunghezza d'onda che sta producendo, ossia molto inferiore ad essa, ok? La forma sferica implicita della, diciamo, in questa puntiforme, cosa implica? Implica che il suono si propaghi in modo uniforme a 360 gradi o 4 pi costelliano come preferite, e nel caso in cui questa sorgente stesse generando una gamma di frequenze, uno spettro, ok? Eviti che tali onde possano sovrapporre e quindi andare ad alterare il livello di pressione, ok? Quindi una sorgente puntiforme è preferibile anche perché, ok? Se la superficie non è sferica,
non fosse sferica ma piana, ok, e questa superficie fosse più lunga, più estesa rispetto alla lunghezza d'onda che sta generando, tutto questo potrebbe andare a modificare, come abbiamo visto nelle ore passate, il fattore di direttività, e nel caso in cui la sorgente stesse generando una gamma di frequenza, l'indice di direttività, compromettendo a tutti gli effetti, anche in questo caso, il livello di sonoro alle varie frequenze. Tuttavia, ovviamente, gli altoparlanti reali non soddisfano queste condizioni, non sono né perfettamente sferici, né tantomeno il diametro è sempre significativamente minore della lunghezza d'onda delle frequenze che stanno generando. Inoltre, anche ipotizzando una superficie radiante, una sferica quindi piana, come dicevamo, e come spesso è semplificato nei calcoli e nelle simulazioni, i nostri altoparlanti presentano una struttura conica a tutti gli effetti e non si comportano sempre come una superficie radiante, piana, ideale. A questo punto qualcuno si potrebbe chiedere: ma tutto ciò che rilevanza ha con la nostra fase acustica, con il nostro argomento? Ebbene sì, ha rilevanza, perché entrano in gioco queste non realtà dei nostri altoparlanti reali, nei quali la nostra fase si fa sentire, ok? In che modo? Allora, generalizzando un pochino, ok? Il nostro altoparlante generalmente è circolare, è tondo, ok? Soprattutto quando ci riferiamo a altoparlanti per la bassa e media frequenza, sono circolari, conici, ok? Ebbene, in questo caso, ok, il diametro risulta essere troppo grande rispetto al suono che sta riproducendo, quando questo diametro raggiunge la metà della lunghezza d'onda della frequenza emessa. Ad esempio, un midrange con un cono da 17 cm di diametro appare grande per frequenze superiori a 1000 Hz, ma piccolo per quelle inferiori a queste. Di conseguenza, l'emissione di questo midrange o altoparlante che dir si vuole diventa sempre più direttiva, con l'aumentare della frequenza, quindi oltre i 1000, mentre tende ad essere meno direttivo, quindi più dispersiva a frequenze più basse. L'avevamo visto in questo grafico, una mappa polare di questo altoparlante reale, è un midrange, ok? E vediamo che a 500 la dispersione è abbastanza regolare, diciamo, sul semispazio si diffonde in modo regolare su tutte le direzioni. Man mano che la frequenza sale a 1000 già si restringe un pochino, questa verde, vedete questo tratto verde, questa linea verde. A 4000 è fortemente irregolare, ma a 8000 si intravede appena questo grigetto qua, questo tratto grigio, e diciamo la mappa polare è puntiforme, indica una forte direttività, quando ci stavamo dicendo, ok? Per semplificare i calcoli si è scelto di considerare un altoparlante non come una sorgente sferica per approssimare la realtà, ma come una superficie piana che si comporta come un pistone rigido, come in questa figura, vedete? Sono due fiamme che, diciamo, oscilla, pompa come un pistone, e non più come una sorgente puntiforme che è oscillante, pulsante, ok? Molto ideale in questo caso. Tuttavia, la membrana di un altoparlante reale è davvero sempre rigida in tutte le condizioni? Ahimè, no, non è proprio così. Anche ipotizzando, voglio dire, che fino a una certa frequenza un altoparlante, in questo caso conico, si comporta come un pistone rigido, quindi riesce a pompare, guardando il termine in modo piano, quindi generando onde piane. Oltre una certa frequenza, ok, la sua struttura cede in qualche modo, ok, e non si comporta più come un pistone rigido. Difatti, entro una certa frequenza abbiamo una risposta più o meno regolare.
oltre una certa frequenza imputabile a vari fattori, poi andiamo a vedere, presenta delle irregolarità. Si presentano questi fatidici break up, punti di rottura, ok? Anche in questo grafico, gamma utile dell'altoparlante su modo a pistone rigido, oltre irregolarità, break up, ok? Qua si evidenziano addirittura le aree del cono che iniziano a vibrare e generano queste spurie, se vogliamo, ok? Questo ovviamente dipende da cosa. Nella tecnica, nello studio, gli ingegneri usano diversi materiali, diverse tecniche, diversi trattamenti, ok? E quindi questa, diciamo, area di break-up può essere modificata o addirittura spostata a frequenze sempre più in alto, ok? Ma tutto ciò in sintesi perché accade? Cioè perché si generano queste non linearità? In questo caso, proprio perché subentrano queste non linearità, come dicevo, la nostra fase inizia a essere sempre più preponderante, ok? Abbiamo capito che oltre una certa frequenza, quindi oltre quella modalità pistone rigido, il cono inizia a deformarsi, non riesce a essere più rigido, e quindi quando la bobina impone il suo moto, quindi spinge con forza il cono, impone, diciamo, il suo moto e lo deve far vibrare, il cono, non essendo più rigido a certe frequenze, si vengono a creare delle onde che attraversano tutta la superficie del cono in due modi, sia in modo radiale, cioè dal punto di contatto della bobina rispetto al cono si generano queste onde radiali, in questo caso, e di tipo circonferenziale, di tipo tangenziale, circolare, intorno così, vedete? Sempre che si espandono verso il bordo. La combinazione di queste due risonanze fanno sì che si creano delle aree, come in questo caso, come abbiamo visto anche in questo, no? Delle aree che iniziano a vibrare, e se iniziano a vibrare lo fanno non in modo sincrono al cono, ovviamente. Così facendo si creano a tutti gli effetti delle sorgenti che si possono definire secondarie, e se una sorgente genera un suono non in sincrono, vuol dire non allo stesso tempo, non alla stessa fase, quindi sfasato, e se abbiamo un suono sfasato rispetto a un altro, diciamo, sorgente, cosa si crea? L'abbiamo visto, delle interferenze. Dette interferenze possono essere sia di tipo costruttivo che distruttivo. Quando è distruttivo abbiamo una sottrazione, quando è costruttivo abbiamo una somma, un'addizione, l'abbiamo visto sempre e lo si può vincere nell'area di break up, ok? Somma, sottrazione e così via, ok? Ma se questo, diciamo, questa distribuzione della distorsione, e in questo caso armonica, ok? E oltretutto si può avere di vario ordine, distorsione di seconda armonica, terza armonica, quarta armonica, quindi di ordine pari, di ordine dispari, viene diciamo non controllata, pardon, si ha un altoparlante che può a tutti gli effetti suonare male, perché sappiamo che una componente, diciamo, di distorsione di ordine pari è più gradevole al nostro orecchio, quella dispari è molto meno. Quindi se questo non è controllato si può avere un altoparlante cosiddetto che suona male, al di là della risposta in frequenza cosa offre, cosa presenta.
ma questo diciamo, tipo di controllo lo si può avere anche abbastanza spinto, quindi ricercato, per far sì che si possano costruire, ingegnerizzare, avere degli altoparlanti fortemente caratterizzati, come lo possono essere a tutti gli effetti, e lo sono, gli altoparlanti per amplificare le chitarre sia elettriche che acustiche. Sono fortemente caratterizzate da questa distribuzione delle distorsioni, ok? Qua si può osservare come si comporta diciamo, le deformazioni del cono, quindi le aree a 300 Hz, qui a 3000, come si distribuiscono su tutta l'area. Questo è l'altoparlante per chitarra e questo diciamo è un altoparlante a uso PA o professional che dir si voglia, sempre a 300 e sempre a 3000. E qui sono tutte le aree che stanno oscillando non in sincrono, sempre per la combinazione di queste due modalità di distribuzione, no? Di come si comportano e si spostano queste onde sul cono. Lo si vedeva anche in questa immagine qua, vedete? Queste sono tutte aree che stanno oscillando non in modo sincrono con l'altoparlante. Ovviamente in controfase creano delle interferenze e quindi andranno ad alterare la risposta in frequenza in primis, ma conoscendo la distribuzione delle distorsioni, se sono maggiormente pari o maggiormente dispari, abbiamo un altoparlante più piacevole all'ascolto o meno piacevole, a secondo il rapporto delle componenti pari o dispari. Quindi lo studio e le ricerche sugli altoparlanti sono essenzialmente legati alla distribuzione di queste distorsioni per far sì che un altoparlante sia più o meno piacevole. Al di là della risposta, che è una visione totale e la somma di tanti fattori, in questo caso è specifico. Ok? Quindi è importantissimo conoscere attraverso un datasheet, un grafico, come sono distribuiti. Quindi quando non si ha questo dato si osserva al limite la risposta in frequenza e si possono trarre conclusioni che possono essere anche errate. Poi all'atto pratico si prende l'altoparlante, si collega, si va a ascoltare e potrebbe non piacere. Dici, ma come? Avevamo quella bellissima risposta in frequenza e poi all'atto pratico è tutt'altra cosa. È proprio la distribuzione, come sono distribuite queste distorsioni, queste armoniche, ok, che fanno sì che un altoparlante può essere più o meno piacevole o fortemente caratterizzato nel caso in cui trattasi di altoparlanti per chitarre acustiche. Ok, bene, credo che mi fermo qua. Spero di non aver tralasciato nulla di importante, ma credo di no, e spero di non aver commesso qualche grosso errore. Eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Consiglio, come sempre, per chi fosse interessato a tale argomento di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla. Nell'eventualità fate ovviamente cosa che a me, e se il video vi è piaciuto ed è stato di vostro gradimento, mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo, mi fermo qua e ci sentiamo per la prossima. Ciao!